questo approfondimento andiamo alla scoperta dei timbri del basso elettrico. Salve a tutti! Oggi vorrei fare alcune considerazioni sul suono del basso elettrico, o per meglio dire, sui diversi caratteri che il timbro del basso elettrico può assumere a seconda di come si regolino i controlli, cioè i potenziometri, e delle tecniche che utilizziamo per suonare. Restringerò il campo al setup che più tipicamente equipaggia i bassi elettrici, cioè quello che fa uso di 2 pick-up e 3 potenziometri. Non saprei fornire dati statistici, ma non credo di sbagliare se dico che ben oltre il 90% dei bassi elettrici prodotti o in produzione è equipaggiato da questo setup, o quantomeno parta da questo setup per poi integrare altre caratteristiche. Un parere personale in premessa: anche se ne ho avuti e ne ho ancora qualcuno, non amo particolarmente i bassi elettrici provvisti di tanti controlli come equalizzatori e quant'altro, perché li ritengo sostanzialmente inutili, se non addirittura fuorvianti. Ma questo è un mio personalissimo punto di vista che magari chiarirò alla fine di questo video. Il setup tipico cui mi riferivo poco fa è quello che equipaggia il ben noto Fender Jazz Bass, di cui abbiamo un esemplare a disposizione che utilizzeremo per i nostri esempi. In genere con questo tipo di setup, che come ripeto vede la presenza di 2 pick-up e 3 controlli, possiamo avere 2 tipi di circuitazione elettronica differente. Nel primo caso abbiamo 2 controlli del volume, uno per pick-up, e un controllo dei toni che apre o chiude le alte frequenze, e questo è esattamente il tipo di circuitazione che equipaggia questo basso elettrico. Nel secondo caso invece abbiamo sempre il controllo di tono, ma gli altri 2 potenziometri sono uno per il volume generale e l'altro per il bilanciamento tra i pick-up. In questo caso presumibilmente avremo uno scatto centrale che ci dà il massimo volume di entrambi i pick-up, mentre girando il controllo da un lato o dall'altro avremo preponderanza di uno o dell'altro pick-up. Per una migliore comprensione di tutto il discorso vale la pena ricordare rapidamente come funziona la captazione del suono sugli strumenti elettrificati come le chitarre e i bassi elettrici. Di fatto si sfrutta un fenomeno fisico per cui un corpo metallico messo in movimento all'interno di un campo magnetico genera un flusso di elettroni, cioè una corrente elettrica. Nel nostro caso il corpo metallico è rappresentato dalle corde, che per l'appunto sono realizzate in varie leghe metalliche a seconda delle caratteristiche che le corde stesse devono avere, mentre il campo magnetico è generato dai pick-up, che sono delle vere e proprie calamite. La corda, messa in vibrazione nei pressi dei pick-up, cioè all'interno del campo magnetico generato dai pick-up, dà vita ad una tensione di bassissima intensità, che di fatto è l'impronta elettrica della vibrazione della corda, che porta con sé l'informazione della nota suonata. Questa piccola tensione, attraverso il cablaggio all'interno dello strumento, viene trasferita dai pick-up ai potenziometri, da questi all'uscita dello strumento e poi tramite il cavo audio raggiunge l'amplificatore. Qui viene processata dai controlli che possono essere sull'amplificatore, cioè equalizzatore, compressore e quant'altro, e poi effettivamente amplificata. Viene poi trasferita al cono dell'altoparlante, dove l'energia elettrica si trasforma in energia meccanica, che nel passaggio dal cono all'aria genera un'onda sonora. Quest'onda sonora raggiunge il nostro orecchio andando a colpire il timpano, che a propria volta mette in movimento la catena degli ossicini, martello, incudine e staffa. A propria volta la catena degli ossicini va a stimolare il nervo acustico, che porta l'impulso a quella porzione di cervello dedicata alla ricezione ed interpretazione dei suoni, permettendoci di fatto di percepire il fenomeno acustico.
Per ottenere tutto questo non è necessario avere due pick-up, è sufficiente averne uno. Non a caso il fratello maggiore del Fender Jazz Bass, il Fender Precision Bass, il primo basso elettrico della storia, aveva un solo pick-up, sia pure suddiviso in due parti. Con me non ho un Fender Precision, tuttavia ho quest'altro strumento, il Traveler Guitar TB4P, che è equipaggiato con un pick-up stile Precision. Tra l'altro di questo strumento ho realizzato un test recensione che vi lascio in descrizione e magari faremo qualche considerazione anche su questo setup. Dunque, perché usare due pick-up? Perché due pick-up vanno a captare il suono in due punti differenti della corda, fornendoci due differenti timbriche che possiamo utilizzare separatamente o nelle varie possibili miscelazioni. Questo non significa però che un basso con due pick-up sia migliore di un basso con un solo pick-up. Prova ne sia quanto ancora oggi il Fender Precision sia apprezzato ed utilizzato. È semplicemente una questione di gusti. In genere i pick-up, per evidenti motivi, vengono identificati come pick-up al ponte e pick-up al manico. Il pick-up al ponte genera un suono più nasale, definito e ricco di medie frequenze, mentre il pick-up al manico restituisce un suono più rotondo, forse un pochino meno definito e in generale più ricco di basse frequenze. Questi due timbri possono essere utilizzati separati oppure mescolati. Di fatto la mescolanza di questi due timbri, che possiamo graduare come vogliamo, insieme all'intervento del controllo di tono che apre o chiude le alte frequenze, con l'aggiunta delle varie tecniche che possiamo utilizzare sul basso elettrico, ecco, tutto questo ci permette di avere una varietà timbrica virtualmente illimitata. Ora che conosciamo gli elementi base della generazione del suono sul basso elettrico, proviamo a metterli in pratica. Iniziamo utilizzando esclusivamente il magnete al ponte con il controllo dei toni approssimativamente a metà. 3, 4. Ora facciamo l'inverso utilizzando esclusivamente il magnete al manico. 3, 4. Ecco, credo si possa apprezzare nettamente come il magnete al ponte ci restituisca un suono davvero più nasale e più ricco di medie frequenze. Mentre il suono al manico invece potremmo definirlo un po' più gutturale forse e più ricco di basse frequenze. Ecco, proviamo adesso ad utilizzare entrambi i magneti. 3, 4. Personalmente questa è la sintesi che preferisco, che poi forse è la più semplice, quella in cui appunto alziamo completamente entrambi i magneti con il controllo dei toni approssimativamente posizionato a metà.
Ovviamente un ruolo importantissimo viene giocato dal punto in cui decidiamo di andare ad agire sulla corda, e in questo senso valgono considerazioni molto simili a quelle che abbiamo fatto per i pick up. Per cui se andiamo ad agire sulla corda nei pressi del ponte, quindi più o meno sopra il magnete al ponte, otterremo un suono più definito e più ricco di medie frequenze. Questo perché più ci spostiamo verso il ponte, più la corda offrirà resistenza, risulterà più dura, permettendoci appunto di ottenere un suono con molto attacco. Mentre al contrario, spostandoci verso il manico, la corda risulterà più cedevole, restituendoci perciò un suono più tondo e più ricco di basse frequenze. Questo ci permette di avere una grande quantità di sfumature timbriche, lavorando per somma o per sottrazione delle caratteristiche del suono. Cerco di spiegarmi con un esempio. Se io decido di utilizzare esclusivamente il magnete al ponte, andando ad agire sulle corde nei pressi del ponte, otterrò il suono con la maggiore definizione, con maggior attacco e la maggiore quantità di medie frequenze. Andiamo a sentire. 3, 4. D'altra parte, se adesso mi sposto e vado ad agire sulle corde più vicino al manico, andrò un po' a contrastare le caratteristiche del magnete al ponte, recuperando un po' di rotondità e di basse frequenze. 3, 4. A questo punto, se rimango ad agire sulle corde in questo punto, però apro tutto il magnete al manico e chiudo completamente quello al ponte, otterrò un suono con il massimo della rotondità e delle basse frequenze che il mio strumento può restituirmi. 3, 4. E anche qui posso decidere di lavorare a contrasto, riposizionandomi vicino al ponte e quindi recuperando un po' di definizione e di medie frequenze. 3, 4. Personalmente poi, quando eseguo brani melodico-armonici, mantengo entrambi i magneti aperti con una leggera prevalenza di quello al ponte, per avere maggiore definizione ed evitare il più possibile confusione nella simultaneità dei suoni. Per fare questo semplicemente alzo tutto il magnete al ponte e abbasso leggermente quello al manico, e magari aggiungo un pochino di ambiente con l'ausilio di un riverbero. Ora andiamo a sentire come tutto questo agisce sul suono nella tecnica slap. Utilizzeremo prima il pick up al ponte, poi entrambi e infine il pick up al manico. Andiamo. 1, 2, 3. Entrambi. Al manico.
Infine, due parole sui bassi elettrici equipaggiati con un solo pickup. Qui ne ho due. Il primo è un Epiphone Jack Casady, uno strumento hollow body, cioè caratterizzato da un corpo cavo, da una sottile cassa di risonanza. Qui abbiamo due potenziometri, uno per il volume, l'altro per il controllo di tono. Inoltre abbiamo un selettore regolabile su 3 posizioni corrispondenti a 3 differenti fasce di frequenza. Possiamo perciò esaltare le frequenze attorno ai 50 Hz, quelle attorno ai 250 e quelle attorno ai 500, ottenendo una variazione di timbro che nella realtà corrisponde ad una variazione, ad un aumento nella presenza del suono. Poi abbiamo quest'altro strumento, quello cui accennavo in precedenza, un Traveler Guitar TB4P, uno strumento a scala corta, 32 pollici contro i 34 della scala standard, e per questo definito un basso da viaggio, anche perché è privo della paletta e ha le meccaniche incassate nel corpo. Ma per rimanere al discorso oggetto di questo approfondimento, quello che ci interessa è che questo strumento ha un pickup stile Fender Precision e due soli controlli, uno per il volume, l'altro per il controllo di tono. Ma essendo questo uno strumento attivo, il controllo di tono si rivela essere anche un pulsante tramite il quale possiamo variare il timbro. Ma per conoscere meglio questo piccolo basso elettrico vi rimando al test recensione che ho pubblicato recentemente, nel quale ne esploro un po' tutte le caratteristiche. Vi lascio il link in descrizione. Alla luce di tutto questo, qual è dunque il suono giusto per un basso elettrico? La risposta è semplice. Il suono giusto per un basso elettrico è quello che piace a noi. È una semplice questione di gusto personale. C'è però una considerazione che vorrei condividere, frutto di tanti anni di esperienza, soprattutto nel live. Un suono che ascoltato da solo appare molto bello può letteralmente scomparire o quantomeno perdere gran parte di quelle caratteristiche che ce lo rendono appetibile quando viene mescolato col suono complessivo di una band. I suoni dei vari strumenti, infatti, tendono a condizionarsi tra loro. È un po' come se ogni suono tendesse a ridisegnare gli altri e ad esserne a propria volta ridisegnato. Questo fenomeno viene definito mascheramento e il suono del basso è forse uno di quelli che maggiormente ne risentono. Dunque molto spesso risulta conveniente utilizzare un suono che ascoltato da solo non ci fa particolarmente impazzire, perché magari risulta molto aspro e poco definito, ma una volta inserito nel suono totale della band si rivela quello vincente. Ad ogni modo, ciascuno di noi trarrà dalla personale esperienza le proprie conclusioni in merito. All'inizio di questo video ho dichiarato che non amo particolarmente i bassi elettrici provvisti di molte manopole. Tra i tanti motivi vorrei dirne almeno un paio. Il primo è che, a mio parere, il vero suono di un basso elettrico, quello che in teoria dovrebbe piacerci, è quello che possiamo apprezzare al netto delle modifiche che possiamo ottenere armeggiando con i controlli. Ecco, se ci troviamo continuamente a modificare il suono, è probabile che il basso elettrico che abbiamo scelto non faccia per noi e dunque dovremmo prendere in considerazione la possibilità di cambiarlo. L'altro aspetto ha delle conseguenze sia nella pratica del suonare che nel rispetto degli altri. Infatti, se in una performance live andiamo continuamente a modificare l'equalizzazione del nostro basso elettrico, questo si traduce in una continua variazione del volume del nostro strumento, cosa che metterà probabilmente a disagio gli altri membri della nostra band, ma soprattutto metterà in difficoltà il fonico di sala, che con ogni probabilità non sarà benevolo nei nostri confronti.
Bene, spero che questo approfondimento sui vari timbri che si possono ottenere dal basso elettrico vi sia utile. Se avete domande, dubbi, perplessità, critiche o semplicemente volete dialogare con me, scrivetemi tutto nei commenti e sarò davvero lieto di rispondervi. Per il momento è tutto, grazie di aver guardato anche questo video fino alla fine e a presto. Ciao ciao!